Buonasera a tutti, è venerdì sera e ci siamo diretti con il nostro camperino a Brisighella. Abbiamo trovato quest'area camper che ha a disposizione una ventina di parcheggi, costa 10 euro per 24 ore e c'è anche la possibilità di avere la corrente elettrica pagando 50 centesimi all'ora. Lì ci sono le colonnine. Il carico e lo scarico è gratuito, compreso nel prezzo. E domani visiteremo questo paesino. Buonanotte. Siamo a Brisighella e il centro storico è dominato dalla antica via del Borgo, quella alle mie spalle, poi rinominata via degli Asini. Questo perché in quartiere abitavano i birocciai, che erano le persone che portavano dalle cave di gesso al paese il gesso stesso, aiutandosi con gli asini e i loro carretti. Quindi deciso di costruire i loro appartamenti al di sopra della via, coprendola, e le stalle stesse degli asini all'interno della via che vedremo dopo. La via del Borgo o degli Asini, costruita probabilmente nel XIV secolo, permise di realizzare in uno spazio ristretto una strada sopraelevata, un baluardo difensivo e un nucleo abitativo. Risulta storicamente che da questi archi i Brisighelli, famosi soldati di Ventura, impedirono nel 1467 alle truppe del duca di Urbino, Federico di Montefeltro, di penetrare in paese. La denominazione Via degli Asini deriva dal fatto che di qui transitavano file di animali da soma che trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il borgo. Questa è la Via degli Asini. Inizialmente questa era la via di ronda per la difesa della città ed era scoperta. Quindi i soldati andavano avanti e indietro di qua e quando arrivava qualcuno giù in paese lo sfrecciavano, lo attaccavano. In seguito, visto che questa via veniva percorsa dai carretti tirati dagli asini per trasportare il gesso, costruirono qua le stalle per gli asini e al di sopra gli appartamenti per i birocciai. Di sotto invece, a livello della strada, della piazza, c'erano i garage per i carretti. Chi sono i birocciai? I birocciai erano quelli che trasportavano il gesso dalle cave al paese. Una volta la via era questa, in seguito costruirono tutto questo con le camere, le stalle, i piani sopra le camere, sotto le stalle e qua i garage per i carretti. All'interno del parco regionale della Vena del Gesso, una delle zone carsiche gessose più grandi d'Europa. Questo è tutto gesso. Stiamo facendo la scalinata che ci porta al pinnacolo roccioso dove c'è la torre dell'orologio. Infatti Brisighella è famosa per i tre pinnacoli rocciosi alle sue spalle, di cui uno è quello là.
dove c'è la rocca, l'altra su di qua c'è l'orologio, in alto là in fondo, di là dietro, dove c'è un monastero che però è chiuso. Da qua si vedono bene i due colli, quello dove c'è la rocca e quello dove c'è il monastero, mentre qua su c'è quello dell'orologio. La rocca alle mie spalle fu edificata nel 1310 dai Manfredi, signori di Faenza, e serviva a dominare tutta la zona sottostante. Questa torre fino al 1500 fu il baluardo difensivo, insieme a quello della rocca, del paese di Brisighella. Poi gli applicarono l'orologio e la particolarità di questo orologio è che il quadrante, come potete vedere, è a solo 6 ore. Infatti adesso sono le 11:30 circa e indica questo. Non è facilissimo. Salutiamo Brisighella perché è quasi ora di pranzo. Noi abbiamo visto solo la collina dell'orologio perché adesso il nostro programma è di andare sul mare, però è veramente un bellissimo paese da visitare se siete in zona, ed è possibile andare anche sulla collina della Rocca e quella del monastero che però è chiuso. Ci hanno consigliato questa pizza per l'antipasto e ciao! Abbiamo deciso di passare la notte al mare e quindi siamo arrivati all'area camper di Porto Corsini. Arrivando dalle 3 del pomeriggio costa 6 euro fino alle 9 del mattino, se invece si sta qua di più costa 12 euro dalle 9 del mattino alle 9 del mattino il giorno dopo. Buongiorno a tutti, oggi giornata di mare, andiamo a fare un giro a Marina di Ravenna prendendo il traghetto pedonale per poi andare a mangiare il pesce a Cubano. Abbiamo dormito benissimo. Questi sono tutti i camper che ci sono all'area a marzo. Biglietto per 2 euro. Ok. Si salpa. Sempre nella stessa barca. Anche 30 anni fa era questo. Sì. Mancavano i biglietti elettronici.
si attracca. Il traghetto baleno. Nell'attesa di far venire ora di pranzo per il pesce, facciamo un giretto a piedi in centro. È arrivato tardi, abbiamo già finito. Ricetta alla marinara, fritto misto e spiedini. Buon appetito. Dopo un ottimo pranzetto di pesce, testiamo nuovamente la macchina espressa portatile Sera Plus che mi ha regalato. Il primo lo provo io stavolta. Ecco che inizia l'estrazione. Fermate il tempo. Cinque minuti secondo me. Sì, 5 minuti. Vedere? Ecco l'espresso sul mare, Hotels. cremoso. Pronti per il test? Vieni. Vai pure. Com'è? Buono. Buono e caldo. Fine di questo weekend dove abbiamo visto Brisighella e i suoi famosi pinnacoli rocciosi, e dove poi siamo venuti al mare a Porto Porcini e una bellissima mangiata di pesce al Cubana a Marina di Ravenna. Ciao a tutti, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per i prossimi weekend. Ciao!